ragazzo, un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare maglia Summer Smile. Questo perché è la versione estiva della maglia Smile che abbiamo fatto quest'inverno con i filati di lana e microfibra. Questa volta, appunto perché è una versione estiva, mi avvicino così la potete vedere meglio, ho deciso di lavorare con i filati in cotone e precisamente sono andata a lavorare il lupo di mare e il Maracaibo, lupo di mare della BBB e il Maracaibo dell'Adria Fil. Come lupo di mare ho utilizzato il codice 261, mentre come Maracaibo ho utilizzato il codice numero 55. Guardate che bella combinazione. Vi faccio vedere anche altre combinazioni colori che potete fare e come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito di entrambi i filati. Abbiamo questo che invece ha le colorazioni del verde e trovo bellissimo, molto estivo anche questo, che è il numero 251 del lupo di mare e il numero 51 del Maracaibo. Altra combinazione colore per chi ama invece i colori del celeste, vi faccio vedere questa combinazione che è il numero 258 del lupo di mare e il numero invece 52 del Maracaibo. Guardate qui che meraviglia. Se volete però, oltre a questo colore del lupo di mare, abbiamo anche il blu scuro, un blu quasi notte direi, che trovo sarebbe perfetto per staccarlo con questo e avere uno stacco colore ancora più evidente. Per chi ama gli stacchi di colore vi consiglio anche questo, che è un colore diciamo femminile, più di questo che sto indossando io, che è il numero 256 del lupo di mare e il numero invece 54 del Maracaibo. Il Maracaibo numero 54 potete abbinarlo anche in realtà al lupo di mare che ho scelto io, oppure invertire il lupo di mare con l'altro Maracaibo, quindi potete fare scusate anche questa combinazione colori. E infine andiamo anche sul colore classico. Se volete fare la maglia più da sera, io vi consiglio appunto di utilizzare i colori del nero, quindi il 196 del lupo di mare e il 57 invece del Maracaibo, che come potete vedere ha i colori appunto grigio e nero e panna. Quindi queste sono alcune delle combinazioni colori che potete fare, ma veramente vi potete sbizzarrire perché soprattutto del lupo di mare ho tantissimi colori e l'Adrian Fil, il Maracaibo, essendo così sfumato, si può abbinare a diversi tipi di colore. Quindi io vi ho fatto vedere questi, ma potete sceglierne anche altri. Parliamo invece del quantitativo. Allora, io ho lavorato sempre con uncinetto del numero 4 e ho utilizzato 2 gomitoli del Maracaibo, 3 gomitoli del lupo di mare. Ora, per una taglia M restate sempre con 2 gomitoli del Maracaibo, ma dovete prendere 4 del lupo di mare. Se invece siete una taglia L dovete prendere 3 del Maracaibo, 5 scusatemi, del lupo di mare. Per una taglia XL restate sempre con 3 gomitoli del Maracaibo e andate a prendere invece 6 del lupo di mare. Questo naturalmente se volete fare la maglia come la mia. Se invece volete fare con le maniche più lunghe, in questo caso taglia S, dovete sempre andare a prendere un gomitolo in più. Taglia M non penso, taglia L invece prendete un gomitolo in più, taglia XL secondo me ce la fate. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto, io ho riutilizzato il punto appunto della maglia Smile, che è questo appunto dove abbiamo il punto granny però non a 3 maglie ma a 2 maglie, alternato a una striscia, a un giro di maglie basse con catenelle. Questo permette di avere una lavorazione comunque chiusa ma non così tanto, quindi è perfetta anche appunto come punto estivo. E io poi ho utilizzato questi 2 colori perché fa sembrare ancora più chiusa la lavorazione, ma vi posso assicurare che la maglia è leggerissima. Si lavora in top down, si possono fare tutti gli aumenti che volete, sia per quanto riguarda lo sprone sia per quanto riguarda la parte della maglia. Quindi se volete trasformarlo in un vestito potete farlo tranquillamente, perché come vi dico nel tutorial si possono fare veramente tanti aumenti quanto li desiderate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate sia scrivendo filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di lavorare alternandoli i 2 filati che sono il lupo di mare e il Maracaibo. I colori che ho scelto io sono questi qua, che sono il 261 e il 55, ma qui potete vedere anche altre combinazioni colore. Abbiamo questa tonalità di questo verde molto particolare con queste sfumature invece del verde, del bianco e del beige, o qui abbiamo le colorazioni del mare con il 258 del lupo di mare e il 52 invece del Maracaibo. Alterneremo
questi due filati. Io come vi faccio vedere già la maglia per darvi alcune indicazioni. Allora, lavoreremo con l'uncinetto il numero 4, si inizia a lavorare con il lupo di mare e io ho montato 99 catenelle, ottenendo così una larghezza che va da questo punto a questo punto di circa 22 centimetri. La lavorazione si ottiene con un multiplo di 3, che sono sia le catenelle che servono per ogni motivo in più per avere in ogni lato, quindi sia lato maniche che il lato avanti e il lato dietro, e anche per avere l'angolo che è formato appunto da 3 catenelle, perché le altre due che servono in realtà sono prese dal lato. Quindi dicevo che è un multiplo di 3. Io ho montato 199 catenelle e la divisione che andremo a fare mi permetterà per una taglia S di ottenere 10 gruppi di 2 maglie alte davanti, 9 gruppi dietro, 5 per ogni lato, più naturalmente il nostro angolo. Ora, per la taglia più grande delle mie, taglia M, io vi consiglio di andare ad aumentare di 12 catenelle per avere così un motivo in più per lato, quindi davanti poi ne avete 11, dietro ne avete 10 e ne avete 6 per il lato, per ogni lato. Mentre per una taglia L e XL vi consiglio 24 catenelle in più rispetto a me, quindi rispetto alle mie 99 catenelle aumentate di altre 24 catenelle, quindi ricordiamoci io ho un totale di 99 catenelle. Quindi dicevo taglia LXL a montare 24 catenelle in più, in modo tale poi da avere davanti 12 gruppi, dietro ne avete 11 e ai lati ne avete 7. Non vi dico taglia XL di aumentare ulteriormente, perché poi altrimenti lo scollo vi viene troppo largo, quindi mettete lo stesso numero delle catenelle della taglia L, però andrete a fare naturalmente più giri per quando andate a mettere i marcapunti. E io naturalmente dopo, una volta vi ho spiegato come fare i 2 giri, vi dirò anche quanto dopo quante volte ho ripetuto i 2 giri per poter mettere i marcapunti e quindi i suggerimenti per le taglie più grandi. Quindi ripetiamo: 99 catenelle per una taglia S, il multiplo è di 3 catenelle, consiglio di montare 12 catenelle in più per una taglia M, 24 catenelle in più per una taglia L e XL. E adesso veniamo a come a fare. Io non vi farò vedere l'alternanza dei due colori, ma naturalmente vi dirò come farlo, cioè vi farò vedere, ma adesso lavorerò con un altro filato perché quando ho iniziato a fare questa maglia non stavo a casa, quindi non ho potuto riprendere. Quindi adesso lavorerò il primo giro e non farò tutti i motivi, ma ve lo ricorderò durante il giro quanti erano i motivi che ho messo io e quanti ne dovete mettere per le taglie più grandi delle mie, e vi farò vedere appunto un piccolo campione lavorando sempre con il lupo di mare. Quindi adesso per mettere le catenelle e fare il primo giro lavoreremo con il lupo di mare, mentre per fare il secondo giro si andrà a realizzare con il Maracaibo. Quindi come potete vedere qui ho un piccolo campione e possiamo andare a lavorare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia, rientriamo un'altra maglia alta. Questo è la metà del nostro primo angolo, catenella di separazione. Adesso dobbiamo fare il giro delle maniche. Vi ricordo che io devo fare 5 gruppi per la taglia S, mi intendo 5 gruppi di 2 maglie alte, 6 ne deve fare la taglia M, 7 ne devono fare la taglia XL e L e XL. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte nella stessa catenella. Catenella di separazione, salto 2 maglie, 2 catenelle di base, si ripete, quindi di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, catenella e di nuovo si saltano 2 catenelle e si vanno a fare 2 maglie alte all'interno della stessa catenella. Catenella di separazione, quindi ripeto, taglia S dovete fare 5 gruppi, taglia L ne dovete fare 6, taglia anche XL ne dovete fare taglia L e XL ne dovete fare 7. Una volta fatti i gruppi andiamo a fare il nostro angolo, quindi si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, 1 e 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e di nuovo torniamo a fare i gruppi di 2 maglie alte, ma questa volta siamo nel lato avanti. Taglia S ne dovete fare 10 di gruppi, taglia M 11, taglia L e XL ne dovete fare 12. Quindi salto 2 catenelle e vado a fare le mie 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, salto 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nella stessa catenella di base.
catenella di separazione e di nuovo salto 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, salto 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nella stessa catenella di base. Quindi ripeto, 10 per la taglia S, 11 taglia M, 12 taglia L e XL. Terminato il lato andiamo a fare di nostro angolo, quindi catenella, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, 2 catenelle, rientriamo, altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione. Adesso ci troviamo di nuovo nella manica, quindi di nuovo 5 gruppi per una taglia S, 6 gruppi per una taglia M, 7 gruppi per una taglia L XL, quindi si saltano 2 catenelle e si va a fare il primo gruppo di 2 maglie alte nella stessa catenella, catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e di nuovo un altro gruppo di 2 maglie alte nella stessa catenella di base, si salta e di nuovo 2 maglie alte, si salta 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno dello stesso archetto di catenella di base, catenella di separazione. Una volta fatto i gruppi che servono, si va a fare il terzo, il quarto e ultimo angolo, quindi si saltano sempre 2 catenelle, si vanno a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, 2 catenelle, si rientra e di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, si va a fare l'ultimo lato che è quello dietro. Io per il lato dietro taglia S dovete fare 9 gruppi di 2 maglie alte, 10 gruppi per una taglia M, 11 gruppi per una taglia LXL. Sì, come potete vedere questa volta nel lato avanti facciamo un gruppo in più di maglie alte, questo perché appunto così sul davanti non ci tirerà. Quindi saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare il nostro primo gruppo di 2 maglie alte nella stessa catenella di base, di nuovo catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e si vanno a fare 2 maglie alte all'interno della stessa catenella, catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e di nuovo si vanno a fare 2 maglie alte all'interno della stessa catenella di base, catenella di separazione. Terminato il filo, il giro dietro, terminiamo il nostro giro, il primo giro, entriamo nella catenella iniziale e andiamo a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, vado nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. A questo punto bisogna cambiare il filo e andare ad usare il Maracaibo. Io ce l'ho, quindi ve lo faccio vedere. Quindi cambiamo il filo e andiamo a fare il nostro secondo giro. Vado a prendere il filo, lo faccio passare per l'asola, tiro un po' il lupo di mare, ops, scusatemi, e poi vado a fare in questa maniera, entro nell'archetto che si è creato e vado a fare una maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e vado a fare 2 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e realizzo, cercando di non prendere il filo del lupo di mare, e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Devo fare questo fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo andiamo a realizzare 2 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare dell'angolo e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa e poi si ricomincia da capo, quindi 2 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, ops, ne ho fatte 3, archetto successivo, di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Si continua così fino ad arrivare all'angolo successivo. Arrivati all'angolo successivo andiamo di nuovo a fare 2 catenelle, entriamo nell'archetto del ventaglio e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia bassa e si ricomincia. 2 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa,
2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e di nuovo siamo tornati nel nostro ultimo angolo, quindi andiamo sempre a fare 2 catenelle, entriamo nell'archetto maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo nell'archetto di 2 catenelle, facciamo una maglia bassa e poi si ricomincia. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e bisogna fare questo fino ad arrivare alla fine del nostro giro. Arrivati alla fine del nostro giro andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nell'archetto iniziale del primo angolo, andiamo a fare una maglia bassa, prendiamo il catenella di separazione, prendiamo il filo, entriamo nella maglia bassa iniziale, ops, mi è scappato il filo, e andiamo a fare una mezza maglia alta. Perché non vuole uscire? Ah, eccomi, in questa maniera. E adesso si ricomincia dal primo giro, quindi torniamo a lavorare con il lupo di mare, quindi prendiamo il filo del lupo di mare, lo facciamo passare all'interno dell'asola, entriamo dentro l'archetto e andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono a sta prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare una seconda maglia alta e poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, però in questo caso abbiamo una base diversa e quindi andiamo a realizzare dopo una catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho le 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, archetto successivo, entro e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, archetto successivo di 2 catenelle, entro e di nuovo ad fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, archetto successivo, 2 maglie alte, 1, 2, catenella, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, fino ad arrivare al nostro angolo. Arrivati al nostro angolo andiamo sempre a fare catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle dell'angolo e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, e poi si ricomincia da capo, quindi catenella di separazione, si va nell'archetto, 2 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte. Si deve fare questo fino ad arrivare all'angolo successivo. Voglio farvelo rivedere un'altra volta, quindi vado a lavorare sempre 2 maglie alte nell'archetto separati da una catenella per fare poi il secondo gruppo. Catenella di separazione, si torna nell'angolo, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo da fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre fatti. Io adesso finisco un attimo il giro perché vi voglio far vedere di nuovo come chiuderlo. Eccomi qui, sto di nuovo terminando il primo giro, quindi per terminare il primo giro rientro nel primo archetto e vado a fare sempre 2 maglie alte, catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa e poi andiamo a cambiare il colore tornando di nuovo a lavorare con il colore quello infilato colorato, quindi con il Maracaibo. Prendiamo sempre il filo, ne facciamo passare nell'asola, maglia bassa e poi di nuovo 2 catenelle, archetto, maglia bassa. Ricordatevi sempre, riprendo un attimo la lavorazione
Dicevo, ricordatevi sempre di cambiare ogni giro il filo, di alternare sempre il giro con il tintonita e il giro con il Maracaibo, e io adesso continuo a lavorare, quindi vi dirò come fare, quanti giri sono andata a fare facendo ulteriori aumenti, e poi come mettere i marcapunti e continuare a lavorare senza più fare gli aumenti ma facendo il corpo della maglia. Sono arrivata a mettere i marcapunti. Allora io ho realizzato i 2 giri per 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Taglia M vi consiglio di ripetere i 2 giri per 7 volte e poi andare a ripetere di nuovo il primo giro. Cercate comunque di terminare con il primo giro. Taglia L invece ripetete i 2 giri 8 volte e poi di nuovo il primo giro. Taglia XL 9 volte i 2 giri e poi di nuovo il primo giro. Naturalmente se avete bisogno di allargare ulteriormente fate un tiro e giro con gli aumenti. Detto ciò, adesso andiamo a fare la lavorazione con ripetendo sempre questi 2 giri, però appunto andando a lavorare il corpo della maglia. Allora bisogna iniziare con il secondo giro, quindi con il filato eccomi, tolgo il marcapunti così potete vedere meglio. Siccome io stavo lavorando con il filato del tintonita, vado a prendere il filato colorato e lo vado a passare appunto nella lavorazione e vado a lavorare in questa maniera. Vado direttamente nell'archetto del davanti e vado a fare una maglia bassa. Tolto il marcapunti andiamo a fare in questa maniera. Devo far passare il filo del colorato in quello del tintunita e poi entro nell'archetto del davanti, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto del dietro del mio angolo e vado a fare una maglia bassa e poi torno a lavorare normalmente, quindi 2 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, archetto di una catenella, vado a fare la maglia bassa e vedete qui noi abbiamo terminato, abbiamo unito la parte avanti con la parte dietro creando appunto qui questo piccolo di nuovo archetto. Vado a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere come tornare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al secondo marcapunti che vado sempre a togliere e vado a lavorare in questa maniera. Entro nell'angolo del dietro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nell'angolo avanti, vado a fare una maglia bassa e poi torno a lavorare normalmente, quindi andiamo sempre a fare 2 catenelle, entriamo nell'archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle e continuiamo così per tutta la lavorazione. Vi farò vedere come terminare il primo giro, cioè in questo caso adesso questo diventa il nostro primo giro perché stiamo appunto lavorando il corpo della maglia, e come andare a fare quindi il secondo giro. Ok, sto per terminare il mio primo giro, quindi vado a fare le ultime 2 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Andiamo a cambiare il filo facendo una maglia bassissima all'interno dell'archetto che abbiamo fatto i 2 catenelle e poi andiamo a lavorare. Quindi vedete, ho fatto una maglia bassissima e sono andata a prendermi il filo tintunita, quindi il lupo di mare, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione. A questo punto andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, andando a fare sempre 2 maglie alte all'interno dell'archetto, quindi catenella, archetto successivo, maglia alta e seconda maglia alta, catenella, archetto successivo, 2 maglie alte. Dobbiamo fare questo per tutto il giro, mi raccomando. Anche in questo caso, da quest'altro lato, anche in questo archetto faremo sempre le 2 maglie alte. Continuerò a lavorare quindi per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi di nuovo il primo giro. Sto terminando anche il secondo giro, entro nella non ho fatto la catenella di separazione dopo le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella, prendo il filo colorato, esco e poi vado a fare una maglia bassissima
e si ricomincia dal primo giro. Entro dentro all'archetto appena fatto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle e poi torno a lavorare normalmente. Non vi preoccupate se qui tira, perché tanto quando poi andremo di nuovo a fare il secondo giro, quindi entrando nell'archetto e facendo le 2 maglie alte, tireremo il filo. Quindi adesso vado a lavorare normalmente, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e continuo così quindi per tutto di nuovo il mio primo giro. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Mi raccomando, se dobbiamo fare degli aumenti, andiamo a fare nell'archetto di 2 catenelle 2 gruppi di 2 maglie alte separati da una catenella. Quindi entriamo in un archetto di 2 catenelle, invece di fare un solo gruppo di 2 maglie alte facciamo 2 maglie alte, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte. Questo se dovete fare degli aumenti. Vi consiglio come sempre, se bisogna fare degli aumenti, di farli lateralmente se sono pochi. Se invece bisogna fare tanti, di distribuirli per tutto il giro, quindi magari contate i gruppi di 2 maglie alte che avete, in modo tale da capire più o meno ogni tot gruppi quanto fare le maglie, l'aumento. Io vi consiglio però di farlo lateralmente. Io continuo a lavorare in questa maniera. Vi dirò naturalmente se ho fatto degli aumenti, a che giro sono andate a fare. Voglio che comunque sia bella morbida addosso, quindi un po' forse anche piuttosto scampanata, se si dice così, non mi ricordo più, comunque molto larga verso il fondo. Quindi naturalmente vi farò sapere quanti aumenti ho fatti, a che giro li ho fatti. Allora, ho terminato la parte sotto della mia maglia, ho ripetuto i 2 giri per 18 volte e poi ho ripetuto di nuovo solo il primo giro, quindi ho preferito finire la parte di sotto facendo il giro di 2 maglie alte alternate a una catenella. Adesso andiamo a fare anche una piccola manica. Ve lo dico già perché ho fatto una manica di prova di qua, l'ho fatta piccola, volevo appunto una mezza manica, e quindi vi dico già che ho ripetuto i 2 giri per 3 volte, terminando questa volta con il giro di maglie basse e catenelle, solo che invece di fare 2 catenelle ho fatto una sola catenella, questo per stringere un po' la manica, perché altrimenti era troppo larga, quindi sono andata a stringerla in questa maniera. Naturalmente voi potete fare le maniche anche più lunghe e terminare invece con il giro di maglie basse, con il giro di maglie alte, come abbiamo fatto per il corpo della maglia. Altra cosa che non vi ho detto, io per il corpo della maglia non ho fatto alcun tipo di aumenti, sono andata a lavorare normalmente perché ho fatto comunque una maglia larga, quindi non ho avuto bisogno di fare degli aumenti. Detto ciò, quindi vediamo come andare a fare appunto il giro intorno alla manica, così potete vedere appunto come lavorare anche qui, che però naturalmente sono sempre 2 giri lavorati in tondo, come abbiamo lavorato appunto per il corpo della maglia. Vado quindi a lavorare sempre con l'uncinetto del numero 4, mi aggancio dove ho l'angolo e vado a fare la mia maglia bassa. Vado a fare prima una catenella e poi rientro e vado a fare la mia maglia bassa, questo per fermare bene il filo. Poi vado a fare le mie 2 catenelle, entro nell'angolo opposto e vado a fare la mia maglia bassa e continuo a lavorare 2 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa. Quindi, come abbiamo detto, lavoreremo in tondo i 2 giri. Ho già detto che ne ho fatti in totale di 3. L'ultimo giro ho fatto la maglia bassa con però invece di 2 catenelle una sola catenella di separazione per stringere leggermente la lavorazione. Voi naturalmente, come vi ho detto, potete fare la manica lunga quanto volete. Quindi ho terminato il primo giro facendo sempre le 2 catenelle e poi la maglia bassissima, e adesso ci agganciamo con l'altro filo per poter fare appunto la nostra maglia, il nostro giro di maglie alte. Quindi mi aggancio sempre prendendo il filo e andando a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella, e poi in ogni archetto di 2 catenelle andiamo a fare le nostre 2 maglie alte. Dopo nasconderò meglio i fili, quindi questi sono i giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare alla lunghezza della manica che desiderate. Allora, ho terminato entrambe le maniche, non ho fatto alcun bordino intorno allo scollo, così lo scollo resta con il colore a tinta unita come la parte di sotto, mentre le maniche terminano appunto con la parte colorata. Quindi anche questa creazione è terminata.